Come trovare i clienti e quanto farsi pagare per i lavori con il drone? Ebbene, oggi rispondo a queste due domande che sono le più gettonate che mi vengono fatte sui miei canali social. Ebbene, che tu sia un appassionato o un professionista, devi capire che i lavori con il drone sono dei comuni lavori di produzione video, come operatore video. I lavori con il drone si differenziano solo dalla strumentazione che viene utilizzata. Un videomaker che fa i video li può fare con la camera a terra o con il drone. Diversamente anche i lavori tecnici come qui con Mavic 3 Enterprise RTK, per esempio nella fotogrammetria, un geometra fa il geometra con strumenti a terra e con strumenti in volo, che è il drone. Quindi ogni settore applicativo ha la sua strumentazione. Il pilota di drone con il suo drone non è altro che una figura professionale a supporto delle operazioni che vengono fatte in ogni settore. Quindi, se deve essere prodotto un video, saremo operatori di camera o videomaker con l'attrezzatura del drone e le abilitazioni per utilizzarlo. Se utilizziamo il Mavic 3 Enterprise RTK e facciamo fotogrammetria, saremo geometri, ingegneri, architetti e tutte le persone che lavorano in quest'ambito che devono consegnare degli elaborati. In questo caso la fotogrammetria viene fatta con drone specifico per la fotogrammetria e con GNSS topografici. In questo caso il pilota di drone che sono io, in pratica faccio un lavoro conto terzi, perché io non sono un geometra, non sono un ingegnere, ma effettuo i lavori di cattura delle fotografie per i rilievi fotogrammetrici con il drone dedicato alla fotogrammetria. Sarà poi il geometra, l'ingegnere, l'architetto o comunque l'ente che elaborerà questi dati catturati dal drone che effettuerà la consegna per gli scopi per cui è stato ingaggiato il pilota dedicato alla fotogrammetria. Spero che questo primo concetto sia ben chiaro, perché ogni settore ha le sue tariffe, ha le sue modalità, ha i suoi canali pubblicitari. Non posso farmi pubblicità nello stesso modo in cui faccio pubblicità per la produzione di un video, differente alla fotogrammetria, differente alla ricerca e soccorso. Ogni settore ha la sua attrezzatura, le sue metodologie, il suo cliente target, la sua attrezzatura e i suoi budget. Quindi, per rispondere alla prima domanda, come si fanno a trovare i clienti come pilota di drone, la risposta mia è: dipende dal settore in cui vuoi lavorare. Se te vuoi fare produzione di video, quindi commercial, video pubblicitari, spot, e vuoi fare solo l'operatore di drone, avrai da pubblicizzarti verso chi fa la produzione di video a scopo pubblicitario e farti ingaggiare come freelance o come dipendente all'interno di una certa azienda o agenzia che ti prendono come pilota di drone. Se vuoi lavorare come freelance e quindi fornire il tuo servizio di produzione di video a scopo pubblicitario solo come operatore freelance, quindi avrai da pubblicizzare le tue riprese verso chi può darti lavoro, quindi agenzie o comunque aziende che producono video, produttori, produzioni di video. Se invece vuoi essere tu stesso il videomaker che produce i video pubblicitari utilizzando camera a mano come la Sony che mi sta riprendendo, i droni, l'FPV e tutto il resto, avrai da pubblicizzarti in un altro modo su altri canali verso i clienti finali e quindi aziende, agriturismi, ristoranti e ogni categoria di attività commerciale avrà le sue regole, la sua tipologia di ripresa, la sua attrezzatura specifica per realizzare le riprese e qui il discorso si complica molto. Se vuoi rimanere come pilota di drone, quindi il mio consiglio è realizzare le riprese che possono essere di esempio per creare uno showreel e farle vedere al cliente che ti può ingaggiare per questo lavoro. Come si fa quindi a trovare clienti? Si trovano facendo vedere quello di cui siamo capaci, perché non c'è nessun registro
che ti dice quell'azienda sta cercando, quell'azienda è interessata. Non esiste neanche andare alle agenzie del lavoro a dire io sono pilota di drone, trovatemi lavoro in un'azienda, vi lascio il mio curriculum. Questo è assurdo, non si può fare, non esiste. Quello che si fa da freelance, che faccio anch'io, è produrre contenuti video, farli vedere e metterli davanti ai possibili clienti. Per metterlo davanti ai possibili clienti si può utilizzare o i social, creando video organici, si dice, senza pagare nulla in pubblicità, o creando delle pubblicità ad hoc, che sia attraverso Facebook o Google. Lo stesso vale per la fotogrammetria, le ispezioni e tutti i servizi. Le aziende che hanno bisogno di questi servizi ingaggiano altre aziende che forniscono il servizio per avere il risultato finito, il progetto finito. In questo caso studi di geometri, ingegneri, studi di ingegneria e tutte le persone e le aziende che possono elaborare degli output, dei progetti finiti verso gli enti, regione, comuni, eccetera, e aziende che necessitano di elaborati tecnici. Se invece non puoi consegnare elaborati tecnici perché non hai le competenze, non puoi fare questo genere di lavoro, dovresti andare a pubblicizzare il tuo operato come pilota di drone che è abilitato a fare la fotogrammetria, quindi che ha fatto una formazione per la fotogrammetria, ma direttamente appoggiandoti alle figure professionali, accademiche, diciamo, come i geometri, gli ingegneri, gli architetti, che utilizzano programmi di elaborazione che possono consegnare quello di cui hanno bisogno aziende, enti e associazioni, diciamo. Lo stesso vale anche per la ricerca e soccorso. Anche su questo settore ci sono dei canali da utilizzare, un tipo di comunicazione da fare, un certo tipo di attrezzatura da utilizzare. Quindi il pilotaggio di droni è molto molto vasto e complesso e ogni settore ha bisogno della sua comunicazione e dei suoi contenuti da far vedere ai possibili clienti. Faccio un piccolo appunto perché si è visto in questi anni il proliferare di scuole di formazione che insegnano a pilotare i droni e a prendere le patenti, che sono diventate negli anni sempre più facili da apprendere. Ebbene, perché sono nati tutti questi corsi di formazione? Perché le aziende grandi vendono i droni piuttosto che far pubblicità direttamente a fornire i servizi del pilotaggio di droni? Perché c'è molta più clientela su acquistare il drone e imparare a utilizzarlo piuttosto che a fornire il servizio. Perché succede questa cosa? Perché più sono aumentate le persone che sono diventate brave con il drone, ma allo stesso tempo la richiesta di servizi con il drone non è aumentata drasticamente, non è così tanto richiesto come si può pensare il servizio con il drone. È richiesto sì, però dobbiamo essere noi operatori a andare a cercarsi clienti, produrre contenuti da far vedere continuamente, aumentare la propria visibilità e quindi aumentare anche la propria proposta sul mercato. Ma per un'azienda grande che deve fatturare non può aspettare di dover fare un servizio con il drone, perché servizi con il drone non sono da fare tutti i giorni. Molto di più una produzione video per fare uno spot utilizza operatori a terra, utilizza quindi operatore di camera, DOP, ciacchista, scenografo, sceneggiatore, regista, aiuto regista, e qui parlo di imprese grandi, di case di produzioni grandi con cui anche io ho lavorato. Vi racconto questa senza menzionare nessuno, ma eravamo in un parco nazionale. L'operatore di camera che faceva le riprese per questa agenzia ha preso un drone, ha fatto volare il drone 10 minuti, ha fatto 2-3 riprese, 2 foto e via. Capite? Una produzione di un giorno intero, avere il drone da far volare 10 minuti, non ha senso avere anche il pilota di drone dedicato in una produzione del genere. Però c'erano 10 persone che facevano tutte le riprese,
la gestione delle riprese, il trasporto dei materiali e tutto il resto, ma l'operatore di drone è stato risparmiato, è stato fatto fare all'operatore di camera principale quando non faceva le riprese, anche perché mentre si utilizza il drone non si può fare le riprese registrando l'audio perché si sentirebbe il rumore del drone e quindi prima si fa le riprese a terra e poi si fa il drone. Questo può essere anche il caso di un videomaker che fa tutto da sé, riprese e montaggio. Il videomaker fa le riprese con la camera a mano e poi fa le riprese con il drone, perché crea una storia, per esempio, di un video commerciale o di un videoclip musicale o altri ambiti di utilizzo. Ma prima si fa le riprese a terra, con la camera a terra, e poi si utilizza il drone. Quindi capite che non c'è tantissima di quella richiesta per un pilota di drone esperto, esclusivo per questo utilizzo. La cosa si complica e c'è più opportunità quando è necessario avere un pilota di drone certificato che possa volare nelle zone rosse o che debba fare richiesta di volare in condizioni di volo in cui non è permesso o più alto di una certa quota. Tutti i casi in cui un pilota di drone certificato deve avere le competenze per richiedere le proprie autorizzazioni. Allora, in quel caso, il pilota di drone viene ingaggiato in esclusiva per una produzione e quindi il lavoro c'è e è assicurato. Un altro ambito ancora può essere l'FPV, perché comunque utilizzare un drone FPV che sia l'Avata 2, ma anche un autocostruito, un Cinehoop come questo, richiede delle abilità che non hanno in tanti. Piano piano sono aumentate sempre di più, ci sono tantissimi operatori che fanno FPV amatorialmente, quindi perché gli piace pilotare il drone FPV, a fare freestyle eccetera eccetera, ma anche i piloti capaci di portare con un drone FPV delle camere importanti e molto costose non sono tantissimi e anche un pilota che utilizza il drone FPV in manuale, quindi manual mode, può essere richiesto perché non ci sono tantissimi operatori che riescono a fare sia la camera a mano che il drone FPV. Perché una camera a mano più un drone tradizionale come un Mavic 3 o Mavic Air 3S o altri mini droni, il Mini 2, il Mini 4, sono tutti droni che chi fa la camera a mano o fa il fotografo li può pilotare senza problemi perché volano praticamente da soli. Ma quando si richiede un volo più particolare, radente al suolo, vicino a ostacoli, allora lì deve esserci la bravura del pilota con gli stick pilotato in manuale e quindi in questo caso il pilota FPV viene pagato bene e c'è la richiesta dalle agenzie e dalle aziende che richiedono il servizio specifico. Un altro caso in cui lavoro e vedo questa differenza sono anche i matrimoni, perché io vi racconto quello che vivo sulla mia pelle, non vi racconto assurdità che non succedono a me o di cui non ho avuto esperienza. Vi parlo dei matrimoni. Nei matrimoni c'è il primo fotografo, se c'è budget c'è il secondo fotografo, se c'è ancora più budget c'è il primo operatore video, se c'è ancora più budget c'è il secondo operatore video, se è un ottimo matrimonio e c'è budget c'è il pilota di drone esclusivo che fa solo le riprese col drone. Ecco, io ho fatto diversi di questi matrimoni come pilota di drone in esclusiva, facevo solo le riprese con il drone. E perché questo? Perché mentre i fotografi si occupano delle foto e i videomaker si occupano di fare i video, ci sarà il pilota di drone che andrà a realizzare le riprese con il drone in tutti quei momenti necessari per raccontare la storia del matrimonio in cui i due videomaker, quindi operatore di camera alla fine perché non sono veri e propri videomaker ma sono operatori di ripresa, gli operatori di ripresa faranno le riprese con due angolazioni a quello che succede a terra e il pilota di drone prenderà la terza inquadratura dal punto sopraelevato, quindi con il drone. Cosa succede però nei matrimoni? Che a volte, siccome non c'è budget, gli sposi non vogliono spendere tanto per avere anche il pilota in esclusiva, molti si pubblicizzano facendo il fotografo, il video e il drone.
c'è chi fa anche tutte e tre le mansioni in un'unica persona, ma ahimè, la maggior parte delle volte fanno delle schifezze, perché probabilmente girano un video, estrapolano i frame dalle foto o scambiano il proprio ruolo da fotografo, prima fanno le foto, poi fanno un pezzettino di video, poi quando non possono fare foto e video lanciano il drone. Insomma, un gran casino, anche sto mercato, c'è diversi problemi a lottare con chi fa budget ridicoli, chi si svende in questo settore e fanno di tutto, però diciamo lasciamo perdere questa cosa, se non mi ingarbuglio, non vi parlo più della cosa che volevo parlare. Succede però spesso che il fotografo, per esempio, ingaggia un video, quindi operatore di foto, operatore di ripresa, uno fa le foto, uno fa il video, però c'è anche il drone. Cosa succede in questo caso? È il fotografo o comunque il titolare del contratto con gli sposi che ha venduto il servizio drone e cosa fa? Mette in volo il drone in modo statico, preme play o preme sequenza di foto senza fine, a intervalli regolari, e il drone, mentre il fotografo scatta le foto e il videomaker fa i video, il drone posto magari davanti alla chiesa all'uscita fa una serie di foto automaticamente o fa un video di tutta l'uscita. Però questa situazione è anomala, ma pur di non spendere in un pilota di drone, si mette il drone senza guardarlo in volo stazionario o anche con un movimento automatico, con un active track, uno spotlight, insomma una modalità automatica, si fa fare dei movimenti e delle foto al video senza neanche guardarlo. Questo perché il budget deve essere contenuto, il servizio deve essere fatto e quindi vengono realizzati questi escamotage che non sono per niente in regola con la normativa, tra l'altro, però che vengono fatti perché bisogna fare il servizio e non c'è il budget e quindi viene realizzato così. Però vi ricordo, la migliore opzione anche per i matrimoni è avere 2 fotografi, 2 operatori di ripresa e un pilota di drone esclusivo. Se non si volesse il pilota di drone esclusivo, il secondo operatore video potrebbe fare l'operatore di drone alternandosi il ruolo, perché l'operatore video principale c'è comunque a fare le riprese. A me è capitato tantissime volte. Ho fatto tante volte primo operatore di ripresa, secondo operatore di ripresa e tante volte anche operatore drone in esclusiva. Mi è capitato anche di fare secondo operatore di ripresa e operatore drone, ma è stato molto più raro. Anche in questo settore dei matrimoni i prezzi variano molto, dipende dai budget, dipende dalla zona d'Italia, dipende da cosa si fa, con quale mezzo si registra. Però possiamo dire che di media, io vi parlo del mio caso, della mia esperienza, il prezzo per l'operatore drone in esclusiva per solo riprese e consegna del materiale grezzo va dai 200 ai 450 euro a ingaggio. Se poi il drone è uno molto importante come può essere un Mavic 3 Pro Cine e quindi c'è il ProRes, è capitato anche a me che la produzione del matrimonio, perché sono matrimoni molto costosi di alto livello, la produzione volesse il ProRes delle riprese di matrimonio e quindi lì il prezzo è salito, siamo andati oltre i 700 euro a ingaggio per le sole riprese del matrimonio. Però è un discorso molto varia molto la zona d'Italia, varia molto quello che si consegna, quello che si deve fare, la zona, se c'è una zona rossa, se non c'è, insomma è molto variabile e quindi prendete i miei dati, i miei prezzi con le pinze. Lo stesso riguarda le riprese con drone per cortometraggi o per spot pubblicitari. Sappiate che ci sono persone che vendono il proprio servizio drone a cifre molto basse, come può essere 150, 300, però secondo il mio parere quello che ho
vissuto in questi ultimi anni, la cifra giusta per le riprese con un Mavic 3 Pro Cine o un Mavic 3 Cine, la cifra giusta si aggira tra i 750 e i 1200 euro a ingaggio, quindi generalmente una giornata di ingaggio, a cui poi si deve aggiungere comunque la trasferta e l'indennità di trasferta, che può essere il pranzo, la cena, eccetera, eccetera, o se c'è da pernottare. Queste sono cifre che ho affrontato in questi ultimi anni di lavoro, quindi tra i 650 e i 1200 euro a ingaggio. Se poi ci si mette anche l'FPV, per esempio si fa le riprese col drone stabilizzato e poi le riprese in FPV, in questo caso può essere un Mavic 3 senza avere il ProRes o anche un Air 3, un Air 2S, eccetera, eccetera. Non si fanno le riprese in ProRes, ma si utilizza il drone FPV, allora i prezzi possono anche arrivare a 1500 e oltre. Anche nel caso di droni più importanti, come può essere l'Inspire 2 o l'Inspire 3, si va anche oltre i 1800, i 2000 euro a ingaggio. Però, ripeto, questi sono prezzi da prendere con le pinze, con le molle, perché sono molto variabili, dipendono da cosa si deve fare, da quanta esperienza hai tu sul campo, da chi ti ingaggia per la produzione, se è una produzione medio-piccola, se è una produzione medio-grande. Insomma, se è un altro professionista che ti ingaggia, perché se è un fotografo non si fa il prezzo del servizio finale al cliente finale, ma ci sarà un accordo fra professionisti e quindi si va a vedere anche quanto potrebbe essere il volume di ingaggio nell'anno e quindi quanto si può arrivare a singolo ingaggio. Lavorare da freelance è un po' così, bisogna un po' immedesimarsi nel mercato, fare degli studi di settore per capire il settore in cui si sta lavorando, quali sono i prezzi, quali sono il valore che si dà al cliente e fare un prezzo che sia in linea con le aspettative del cliente, ma che sia anche in grado di sostenerci finanziariamente nell'attività. Anche perché nel tempo si sono creati tanti piloti di droni che però di pilota di drone non hanno nulla, magari sono operai, sono persone che fanno un altro lavoro, pizzaioli, avvocati, dentisti, eccetera, che gli piace il drone, comprano il drone e dicono vabbè, c'ho il drone, lo riesco a far volare, mi contatta una persona che mi conosce, quanto ti posso prendere? Ma dammi 50 euro, via. E in realtà questa persona non sa che il servizio che sta facendo con il drone potrebbe essere benissimo venduto tra i 700 e i 1200 euro a giornata per un servizio di riprese con il drone. Purtroppo chi lavora come professionista sa che dovrà andare incontro anche a tutta una grossa fetta di persone in Italia che svende il proprio servizio. Perché? Perché è sempre successo così, anche con il videomaking, anche con la fotografia. Quanti sono i fotografi amatoriali che svendono un servizio perché non conoscono il reale valore di mercato, perché magari sono alle prime esperienze, vogliono iniziare a fare esperienza, danno un prezzo più basso, così le persone, clienti lo ingaggiano, lui lavora, fa esperienza e piano piano può anche salire di prezzo. Il problema è che ci saranno sempre queste persone in tutti i settori quando si lavora da freelance. Non c'è un listino nazionale, non c'è un listino di categoria, non c'è un'associazione di categoria, non c'è nulla, è tutto lavoro fatto da appassionati, da persone che lo fanno come secondo lavoro, da freelance e da agenzie. Quindi bisogna lavorare pensando da freelance, pensando a quale valore si sta dando, a quanto prezzo si può fare, quali sono i nostri costi. Dobbiamo mettere in conto che comunque il drone ha un costo operativo, si consuma, abbiamo l'assicurazione, abbiamo il consumo delle batterie che comunque vanno ricomprate nel tempo. Poi i droni hanno
una decadenza del proprio valore assurda perché DJI sforna droni un mese dopo l'altro, uno dopo l'altro di continuo, e quindi i droni perdono molto di valore. Ma bisogna pensare come i fotografi, come i videomaker e in questo caso come piloti di drone freelance. Valutare il proprio valore, valutare la propria bravura, esporsi sul mercato sapendo anche fare un'indagine di mercato, capire quanto fanno gli altri e, bada bene, non andare a fare un prezzo inferiore, ma alzare il proprio valore sul mercato, perché se no, se noi non alziamo il proprio valore sul mercato, sarà sempre una guerra al ribasso del prezzo, perché è troppo facile scendere di prezzo. Non bisogna scendere di prezzo, ma alzare il valore del proprio lavoro. Vuoi vendere un servizio a un prezzo più alto? Migliora la tua bravura nel pilotaggio, migliora la tua gestione delle riprese, fai vedere il tuo valore, prendi degli attestati che ti garantiscano agli occhi delle persone un maggior valore, ma non scendere di prezzo, perché se scendi di prezzo sarà peggio per te e sarà peggio per tutti, perché sarà sempre una guerra al ribasso. Arriveremo a un momento in cui ci saranno aziende che pretendono lavori fatti a 50 euro. Ma cosa gli puoi garantire a 50 euro? Perché se io faccio il freelance e devo dare un lavoro professionale, in quel costo del servizio c'ho anche l'energia che pago per caricare le batterie, i costi di tenere un ufficio, i costi del computer, della post-produzione, dei miei mal di schiena quando sto ore e ore a montare un video, il dover fare pratica continuamente perché i droni, l'avanzamento tecnologico e anche le nostre capacità devono essere migliorate nel tempo. Sono tutti costi che devono essere inclusi nella tariffa che noi facciamo pagare ai clienti, perché se noi abbassiamo i prezzi e non alziamo il valore, morirà la categoria, morirà il pilota di drone, morirà il videomaker e morirà il fotografo. E purtroppo sta succedendo questo. E purtroppo è così, perché ci sono migliaia di fotografi che piuttosto che lavorare part-time come seconda attività abbassano i prezzi e si rovinano se stessi e gli altri. E lo stesso succede con i droni. Quindi, tornando alle domande, quanto farsi pagare con il drone, ecco, dipende da diversi settori. Prima di tutto dovresti partire da quanto mi costa noleggiare il drone. Allora, se io dovessi essere un pilota, quanto mi faccio pagare? Intanto guarda quanto ti noleggiano il drone. Vuoi lavorare con l'FPV? Guarda quanto ti costa questo drone noleggiarlo un giorno e lo aggiungi al conto, anche se è tuo. O non vuoi far pagare al cliente il costo intero del noleggio? Almeno aggiungi un ventesimo del valore del drone. Costa 1200 quando l'hai comprato? Aggiungi un ventesimo al valore. Poi, quante ore devi stare fuori? Una giornata intera? Quando si parla di riprese video, si parla o di mezza giornata o di giornata intera. Non esiste ti faccio lavorare un'ora o voli 10 minuti, il lavoro è breve, è semplice, non esiste. Allora, lavori mezza giornata, esci di casa alle 9, torni a mezzogiorno, è mezza giornata, esci di casa alle 9, torni alle 18, è una giornata intera. Questo dipende, la giornata intera può essere anche 10 ore, 12 ore, 13 ore, dipende da quanto vuoi lavorare. Se sei un freelance dipende da te, non dipende dagli altri o dalla categoria o dal contratto di lavoro nazionale, che sono grandi cagate del mondo del lavoro. Ebbene, lavori mezza giornata, quante ore stai fuori? Quanto vali a ora? 30 euro a ora? 50 euro a ora? Io generalmente faccio un 45 euro l'ora, mezza giornata, o 40 euro intera giornata, 10 ore, sono 400 euro. 400 euro più il valore del drone, ci metto altri 200 euro di drone, che quant'è un ventesimo? Non lo so, poi lo calcolo. Un ventesimo lo aggiungo alle ore di lavoro
Poi cosa c'ho? La trasferta, ci metto il costo chilometrico, 40 centesimi al chilometro per spostarmi, il consumo della macchina, il gasolio, il casello, eccetera, eccetera. Poi cos'ho? L'indennità di trasferta, devo mangiare fuori? Mi serve un panino, un piatto di pasta? Avrò diritto a mangiare qualcosa? Ci aggiungo un'altra cifra, 40 euro? Mettiamo 40 euro se non devo pernottare, 100 euro se devo pernottare fuori, ma sto molto stretto, perché anche una stanza d'albergo adesso costa minimo 80-100 euro, quindi andrei anche a 120 se si deve pernottare fuori e starci strettino, Poi devi mettere in conto che comunque probabilmente avrai da fare una post-produzione. Quante ore dovrai stare al montaggio? Ci aggiungi 4 ore di montaggio a 30 euro l'ora? Ci sta, ci aggiungi anche quello. Poi quant'è il valore? Se te piloti un drone FPV non puoi fare questo prezzo, perché non puoi farti pagare 40 euro l'ora per l'FPV, perché l'FPV fai meno di volo, però la bravura che ci devi mettere, l'impegno che ci hai messo per tutte le ore di volo, per tutte le rotture dei droni che hai riparato e creato nuovi, devi mettere anche quello in conto e quindi il valore alzerà molto. Per questo si arriva anche a 1500 e oltre per stabilizzato FPV, perché devi mettere in conto tutte le ore e i droni che hai spaccato prima per riuscire a portare a casa le riprese fatte bene all'azienda che ti ha ingaggiato. Lo stesso discorso per un Inspire 3, minimo sono 1800 a giornata, singolo operatore. Se poi ci metti doppio operatore ci deve essere anche la quota per il doppio operatore. E non ricordiamo che quando si pilota il drone dovremmo avere comunque l'osservatore. In alcuni casi l'osservatore è il cliente che osserva il drone e ti dice se ci sono pericoli, in alcuni casi è un incaricato dell'azienda che ti ha ingaggiato, in alcuni casi invece te lo devi portare te da casa l'osservatore e l'aiutante e considerare anche il costo di questa persona che si moltiplica al prezzo che hai fatto te. Poi parliamo anche del servizio tecnico. I servizi tecnici con droni molto costosi, anche in questo caso il prezzo lo fa il mercato, lo fa la richiesta, lo fa il valore che dai, la precisione che dai con la fotogrammetria, perché non puoi farti pagare un rilievo con drone fatto con un Mini 2 allo stesso prezzo di un Mavic 3 Enterprise RTK, perché questo drone costa 5.500 euro, 6.000 euro. Un Mini 2 che costa 250 euro, 300 euro, non lo puoi mettere sullo stesso livello, perché questo ti dà una precisione inferiore a 2 cm e 2 cm in fotogrammetria col drone è tanto, è una precisione molto alta. Con un Mini 2 c'hai lo scarto di errore del GPS che può arrivare anche a 1 metro di errore, rendiamoci conto, cioè noi si dà un lavoro professionale che deve essere preciso, deve essere misurato con la fotogrammetria e si fa con un drone che ha uno scarto di precisione sul GPS che può arrivare anche a 1 metro. È assurdo. A parte che con 1 metro di scarto il drone non ti alza, ma a 30 cm? 30 cm di errore ce lo puoi avere sul Mini 2, anche sul Mini 4. Cioè, non puoi quindi paragonare un lavoro fatto con Mavic 3 Enterprise e il GNSS, perché c'è oltre a 6.000 euro di drone, c'è 2.000 euro di GPS. Non puoi mettere lo stesso lavoro al pari. Ebbene, ci sono aziende, e anche grosse, che fanno una giornata di lavoro col drone matrice 350 con LiDAR L2, che messe tutte e due insieme, cioè arrivi a costi assurdi, 40-50 mila euro, che devono vendere la giornata di rilievo con queste due macchine a 600 euro. 600 euro il giorno. Ci rendiamo conto? 50.000 euro di attrezzatura a 600 euro il giorno? Ma questo è il mercato. Questo è il mercato perché un geometra non usa il drone se i costi sono troppo alti, perché l'azienda non è in grado di pagare prezzi più alti.
Ma una giornata di lavoro con matrice 350 e LiDAR, come minimo 2000 euro. 2000 euro di volo e restituzione dei dati. Perché poi oltre a questi prezzi c'è da considerare la post-elaborazione, che viene fatta sì da geometri, dagli ingegneri. Anch'io non la faccio la post-elaborazione, la faccio fare, ma c'è anche quei costi, c'è da considerarli nei preventivi. Tu non puoi dare un servizio mediocre a una cifra bassa, perché fai casino in primis con i clienti, perché ci sono rilievi fatti male, riprese fatte male. Cioè, bisogna considerare il mercato, bisogna considerare il valore di quello che si dà e fare un prezzo di conseguenza. Non ti accettano il preventivo perché sei troppo alto? Pazienza, pazienza, fallo fare a chi li fa male i lavori. Perché io una volta, e vi racconto questa anche, una volta fui ingaggiato da un service della RAI che aveva un pilota di drone che per una produzione importante, 3 giorni di lavoro, con regista, macchine da 40.000 euro per fare le riprese, ci è andato con un Mini 2 a quel tempo. Il Mini 2, il pilota non era in grado di fare quello che gli chiedeva il regista, perché il regista parla in termini tecnici. Se ti dice fammi un movimento di pan, il pilota lo deve sapere che movimento deve fare. Fammi un track sul soggetto, lo deve sapere che movimento deve fare. Ebbene, quel pilota veniva pagato 100 euro al giorno. 100 euro, rendiamoci conto. E cosa è successo? Hanno dovuto chiamare me in salvataggio di questo lavoro, se no il service veniva radiato dalla RAI. Capite? Cioè, io non so neanche se posso dirvele queste cose, ma sono dovuto andare io e gli ho chiesto, non mi ricordo a quel tempo, ma mi sembra che ho usato un drone del service e 2 miei droni presi a quel tempo 450 e era poco. Però, capite, fra 100 e 450 c'è una bella cifra. E diciamo un'altra cosa, e perché? Perché la RAI e Mediaset e tutte le enti delle TV pagano i service a un anno di distanza. Un anno di distanza e quindi per, per fare attenzione a non spendere troppo pagano i piloti di drone una miseria. 100, 150, 200, quello che sia. Allora va bene lì andare col Mini 2, perché gli dai quello che vogliono. Se aspettano un servizio mediocre a un prezzo basso, tu gli dai un servizio mediocre a un prezzo basso, con un Mini 2. Ora non ti dico nemmeno il Mini 4, perché il Mini 4 c'ha già il D-Log M 10 bit, fa già delle ottime riprese. Infatti ci saranno tantissime persone che utilizzano il Mini 4, Mini 4 Pro, eccetera, eccetera, o l'Air 2S, l'Air 3S, eccetera. Ma non va bene svendersi. Ok che utilizzi un'attrezzatura piccola, ma stai facendo un servizio professionale, devi farti pagare il giusto, farti pagare bene. Ci vai con un Mavic 3 Cine o un Mavic 3 Pro Cine che ha il ProRes, non puoi farti pagare 150 euro, 800 minimo a giornata, ma anche 1000. Hai esperienza, ma anche 1200. Fai anche l'FPV, anche 1500, 1600. Questi sono i prezzi che bisogna fare, non 100 euro, 200, o andare gratis, perché dobbiamo fare l'esperienza. Falla sul simulatore l'esperienza. Vuoi diventare bravo all'FPV? Prendi il simulatore sul computer, ci passi le ore e poi diventi bravo. E esci con un drone o Avata 2 o Neo o un autocostruito, impari a costruirteli, ma esci al prezzo giusto, non esci a 100 euro. Capisci? Scusate se sono polemico, se ho dilungato tanto questo video, ma
cioè sono cose che sento dentro, perché anche io all'inizio, quando usavo il Mini 2, uscivo le prime volte a 300 euro, non avevo esperienza, uscivo comunque a 300 euro. E invece c'era gente che usciva per 20 euro una pizza. Capite? Cioè lavorare così è dura e non va bene, non va bene. Se dovete uscire a gratis, non uscite, ma vi fate un piacere, ve lo dico sinceramente, non uscite, perché ci rimettete voi, poi la gente vi chiama perché sa che fate il servizio a prezzo basso. E poi quando ci sarà da cambiare le batterie, quando ci sarà da cambiare il drone, non avrete i budget per uscire a un prezzo più alto, non avete budget per cambiare l'attrezzatura, non avete budget da investire in corsi, in altre attività. Lo fate come seconda attività, avete un primo lavoro, allora potete uscire magari a un prezzo più competitivo? Uscite a un prezzo più competitivo, ma non a gratis, non a 100 euro al giorno. Cioè io anche per un volo in zona rossa di mezz'ora in zona rossa, io ho preso 1000 euro, 20 minuti. Ma perché? Perché organizza il volo in zona rossa. Poi come faccio a organizzare un volo in zona rossa? Ho preso le patenti. Io sono andato fino a Benevento a prendere le patenti. Poi sono tornato, ho studiato. Quando ho dovuto fare le richieste, ho mandato le richieste ENAC, ho fatto tutto un iter procedurale. Ho un drone della Madonna che costa un sacco di soldi. E sono uscito a 1000 euro per 20 minuti, perché quello è il valore che ho prodotto per realizzare quello che mi è stato chiesto dal cliente. Che se il cliente voleva quel lavoro in zona rossa, non poteva che prendere me, perché non poteva prendere una persona senza esperienza, senza abilitazioni, senza drone adeguato, capite? È molto cosa devi fare, quanta esperienza hai e come ti proponi anche, perché non ti puoi proporre sul mercato con un profilo in cui pubblichi i gatti, i cani, cosa mangi la mattina, cosa fai la sera in discoteca. Cioè, non puoi far vedere alle persone un profilo in cui cerchi di venderti le riprese come pilota di drone o come videomaker o come fotografo, e poi fai vedere delle cavolate sui tuoi profili. Cura i profili, fai vedere quello che puoi fare e esci a un prezzo adeguato. Più riesci a uscire alto e meglio è per te, ma anche per tutto il mercato che ci gira intorno. Perché un prezzo alto vuol dire un servizio fatto bene, un prezzo alto vuol dire la soddisfazione del cliente, un prezzo alto vuol dire meno problemi da parte del cliente. Più scendi a prezzi bassi e più avrai problemi, più scendi a prezzi bassi e più avrai problemi nel gestire l'attrezzatura. Questo più che un video esplicativo è stata una chiacchierata, spero che sia stato utile un po' per capire quello che è questo mondo, il lavoro da freelance, il lavoro da pilota di drone, da videomaker. Spero che ti sia piaciuto, metti mi piace se ti è piaciuto e scrivi cosa ne pensi di questo argomento nei commenti. Noi ci vediamo nel prossimo video.